Ciao, mi chiamo Matt Enlow e sono autore, regista e creatore di Squaresville. Forse vorrai sapere cos'è la composizione e perché è importante per me. La composizione si riferisce agli elementi inseriti nel video e a come li rappresenti. Guarda questa ripresa. Va bene, non è male. Ma potrebbe essere meglio. E questa? Diversa, no? Il movimento è importante per mantenere l'attenzione del pubblico, per creare una scena dinamica. Ogni scena, ogni inquadratura che scegli di mostrare è una decisione che prendi consapevolmente come autore. Quindi più ci rifletti e capisci che cos'è che vuoi comunicare al pubblico a livello emotivo e narrativo, più facile sarà trasmettere il tuo messaggio di autore al pubblico. Perciò la composizione sta in questo, nel comunicare un messaggio al pubblico. Questa è la cosa più importante. Quindi quando guardi un film o YouTube, vedere che cosa ti attira e capire il perché è il primo passo per comprendere la composizione. Guarda questa ripresa e le 3 parti in cui è divisa. Che cosa attira il tuo sguardo? Queste sono le domande fondamentali che devi chiederti ogni volta che riprendi. Le tue scelte dicono al pubblico che cosa deve provare o pensare rispetto a una certa cosa. Che effetto ha sul pubblico un primo piano o un campo lungo? Di solito, come regista, uso la camera a mano per aggiungere un po' di energia ed entusiasmo a una scena. Serve, ad esempio, per trasformare un momento banale in qualcosa di più interessante, oppure per trasmettere un senso di movimento e azione quando si corre con il personaggio. Invece, per le scene più tranquille e stabili, uso il treppiede, oppure creo un'inquadratura statica. Se riprendi sempre allo stesso modo, rischi di annoiare il pubblico con cose che ha già visto. Quindi pensare a diverse inquadrature e diversificarle nei tuoi video è un modo semplice per renderli emozionanti e coinvolgenti. Perciò sii creativo, inventa nuove cose e sorprenditi. Ci sono 1000 modi per girare una scena. In Squaresville, molte scene sono ambientate nella stanza di Zelda e non è stato facile far sì che ogni puntata fosse dinamica e interessante e i fan non la trovassero noiosa. Quando si riprende in casa o in camera da letto o a scuola, bisogna essere creativi e inventare nuove angolazioni e nuovi modi di mostrare le stesse scene. L'utilizzo della telecamera è una delle cose che differenzia gli audiovisivi dagli altri media. Il movimento è il primo passo per creare nuovi mondi ed emozioni più potenti. Le mie riprese preferite di Squaresville sono quelle in cui i personaggi vanno o tornano da scuola. È una situazione comunissima e universale. Quella di un teenager che si sposta da un punto A a un punto B. La telecamera li segue, non abbandona i personaggi e allo stesso tempo si muove esattamente come loro, con lo stesso ritmo, nello stesso spazio, con il loro punto di vista. Se vuoi una ripresa intima, che strategia puoi utilizzare? Forse puoi avvicinarti di più, no? È una cosa semplice e umana. Oppure invece che cosa trasmetterebbe una sensazione opposta? Allontanarsi. Emotivamente, come muovi l'obiettivo e come questo influenza il modo in cui il pubblico percepisce le immagini che vede. Perfetto, ora faremo un passo alla volta. Parto io e chiamo ogni battuta. Sii divertente, sarà perfetto, ok? Vai con lo zoom a schiaffo. Ora una panoramica a schiaffo. Sul serio? E azione. Proviamo dal basso verso l'alto. E ora il contrario. Va bene? No, questa non si può vedere. Quindi i movimenti della telecamera di cui ti ho parlato, panoramiche, zoom, avvicinamenti, eccetera,
Sono solo strumenti che servono a evidenziare i movimenti che vuoi inserire nella scena. La prima cosa che faccio prima di riprendere è chiedere agli attori di muoversi nello spazio per vedere come interagiscono con esso. È da lì che parto per scegliere il modo in cui muoverò l'obiettivo. Il personaggio è a suo agio nello spazio o no? Sta andando verso qualcosa o fuggendo via? Sembrano cose ovvie, ma bisogna saperle prima, in modo che la telecamera possa riprenderle nel modo giusto. Non muovere la telecamera può essere una scelta altrettanto efficace per dare al pubblico emozioni diverse. In Squaresville abbiamo deciso spesso di tenere la telecamera completamente ferma per dare risalto a emozioni intense. In questa sezione ti darò alcuni consigli pratici su come migliorare i movimenti della telecamera. Probabilmente avrai una DSLR o simili. Con queste telecamere, che sono leggere, rischi di tremare troppo. In alcuni casi può essere che ti venga comodo, in altri forse ti conviene appoggiarti a qualcosa o sostenerti con la mano a una mensola o aiutarti con il corpo per stare fermo. Muovere la tua telecamera lateralmente aiuta a dare un senso di spazialità a quello che stai riprendendo e serve a imitare il dolly. Per farlo ci sono alcuni trucchi. Puoi far muovere la telecamera su una superficie liscia, facendola scivolare con l'aiuto di un asciugamano lungo tutto il piano. Muovere il tuo corpo lateralmente può essere un buon modo per aggiungere un po' di movimento. Ma i movimenti davvero drammatici hanno bisogno di un movimento drammatico. Io uso queste tecniche in scene d'azione oppure di grande impatto emotivo. Ad esempio, quando un personaggio scopre qualcosa di brutto, qualcosa di cui aver paura. Il miglior esempio è quella scena in cui Indiana Jones vede quel masso. È un classico Dolly in avanti di Spielberg. Indy si rende conto che se non scappa verrà schiacciato dal masso. Ecco tutto, grazie per aver guardato il video, spero che ti abbia invogliato a muovere un po' la telecamera. Per altri video di Creator Academy clicca qui, mentre per Squaresville clicca qui, è davvero bello, guardalo, te lo consiglio.